Ciao a tutti, benvenuti, bentornati qui su Black & Wire. Finalmente torniamo con i tutorial. Quello che andiamo a fare oggi è un anello in rame con una tessitura molto semplice, ma che soprattutto è un anello chiuso, spesso partendo da questa forma a goccia che poi torna sulla parte frontale dell'anello. Si fanno gli anelli aperti, come potete vedere anche in alcuni tutorial qui sul mio canale, ma in generale sono anelli che vediamo spesso nella tecnica wire. Questa volta però ho voluto creare una struttura solida, robusta e soprattutto che fosse chiusa, quindi che l'anello non avesse la possibilità di essere aperto o chiuso. E è uscito fuori lui. Mi piace molto perché come struttura è un po' diversa dal solito, le estremità non sono sulla parte frontale ma rimangono quindi più nascoste. Ovviamente questi dettagli puoi modificarli secondo i tuoi gusti, l'importante come sempre è praticare, fare allenamento e poi riadattare le creazioni dei tutorial a quello che più si desidera fare. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e attiva la campanella così che riceverai subito una notifica appena il video sarà online. Io ti lascio al tutorial e ci vediamo presto. Ciao! Cosa ci serve? Il solito tris, pinze tonde, pinze piane tronchesi, una pietra da 8 mm di diametro, due supporti, uno più grande, in questo caso da 2 mm di diametro e 8 mm esattamente come la pietra, filo di rame nudo. Io vado a usarlo nudo perché lo andrò a ossidare, ma se vuoi, visto che è un anello, puoi utilizzare anche il filo ricoperto. Filo da 1,6 che tra l'altro sto finendo e filo da 0,4 mm. L'anello che andremo a realizzare è una misura 14 che a me sta nell'anulare, ma ho una mano medio grande. Se devi fare l'anello più grande o più piccolo, ovviamente allunga un po' i centimetri che ti dico di questa base e aumenta anche il diametro del supporto. Altra cosa importante, il diametro di questo supporto è un po' più grande rispetto alla misura effettiva dell'anello, perché tra la pietra e la tessitura andremo un po' a rubare il diametro interno, quindi considera anche questo quando vai a progettare il tuo anello. E adesso iniziamo. Prendo 23 cm di filo da 1,6 mm e il supporto quello più piccolo, che in questo caso ha lo stesso diametro della pietra. Ovviamente quando vai a mettere intorno il filo sarà più grande rispetto a questo diametro, ma in questo caso va bene. Lo posiziono al centro, questo è il centro del filo. Poi vado a stringere in questo modo. Verifico che la pietra entri correttamente e inizio a fare la tessitura a circa 2,5 cm, quindi stringo ancora un pochino i fili e poi io lo faccio con le mani perché in questo modo riesco a modellare meglio e soprattutto senza fare troppi segni al filo, però cerco di dargli questa forma, quindi di avvicinare le due estremità in modo da renderle parallele e a circa 2,5 cm, quindi qui andrò a iniziare la mia tessitura. Prendo il filo da 0,4 mm e non lo taglio dalla bobina, faccio due avvolgimenti singoli sul filo sotto e adesso faccio una tessitura a due fili. Puoi fare quella che più preferisci, ti lascio qui un video dove ti spiego alcune delle tessiture. Quella che faccio io in questo momento è semplicissima, faccio un avvolgimento con il filo sopra, stringo così che si avvicina bene il filo sopra a quello sotto e poi faccio un avvolgimento sul filo sotto, un avvolgimento sopra, un avvolgimento sotto, un avvolgimento sopra,
e uno sotto. Una volta che ho fatto 4 cm di tessitura, taglio il filo iniziale e posso modellare il mio anello. Il supporto, che deve essere un po' più grande rispetto al diametro effettivo dell'anello, perché andremo a rubare qualche millimetro con la lavorazione. Qui posso aiutarmi o con un martello, se anche tu hai un supporto in acciaio, oppure puoi piegare leggermente questa estremità, perché altrimenti rimane un po' a punta, con le pinze piane. Mi raccomando che non siano zigrinate, per dargli un po' di rotondità, altrimenti rimane dritta e non funziona. Adesso spingo un po' i fili vicino al filo di questa prima curva che abbiamo fatto. Faccio ancora qualche giro di tessitura come ho fatto in precedenza, semplicemente per raggiungere il punto in cui vado a inserire la pietra. Arrivata a questo punto, se tiro verso l'alto, il filo passa dove voglio che sia il centro della pietra. Taglio il filo sottile a circa 70 cm. Faccio un avvolgimento su questo filo, quindi vado a legare i due fili più esterni alla figura iniziale. Eccolo, e vado a inserire la pietra. Faccio un avvolgimento anche sopra. Prendo l'estremità del filo, passo di nuovo all'interno della pietra. Questa operazione è un po' scomoda, però ci permette di utilizzare un singolo filo per tutta la lavorazione. Sì, facciamo 2 avvolgimenti completi. Così molto più comoda. Ed ecco che esce il filo. Ecco. Faccio questo movimento lento perché qua, se si crea un nodo, poi è un problema. Adesso da qui fino a qui farò un'altra tessitura, questa volta a 3 fili. In realtà è sempre la stessa, perché faccio un singolo avvolgimento sul filo di base, quindi il primo, un singolo avvolgimento sul secondo, e qui ho bisogno di stringere perché c'è stata tutta la lavorazione di prima. Ecco, adesso qui non faccio altro, anzi no, è diversa proprio perché nel terzo filo, nella parte più in alto, non faccio l'avvolgimento, semplicemente ci passo sopra. Qui ogni volta che finisco un giro completo, quindi ogni volta che passo su tutti e 3 i fili, devo stringere con le pinze, perché altrimenti non viene bene la lavorazione. Ora che sto continuando, devo comunque dargli la rotondità, quindi prendo il mio supporto e vado man mano a piegare i fili in modo da dargli la forma dell'anello. Proseguo questa stessa lavorazione fino a qui, fino a che incontro il primo avvolgimento della tessitura iniziale. Arrivata qui, vado a chiudere con 2 avvolgimenti singoli, taglio e adesso passo alle chiusure, considerando che questo anello di questa misura
funzionerà così, le spirali non si vedranno. In questo caso per me meglio, perché volevo questo effetto. Se ovviamente vuoi farle vedere, basta finire semplicemente prima. Ti consiglio comunque di fare qualche avvolgimento con i 3 fili se vuoi una struttura più solida e più resistente, altrimenti rimane un anello aperto che può andare benissimo ugualmente se è quello che stai cercando. Allora, taglio questa estremità perché sicuramente è troppo lunga, voglio fare una spirale piccola verso l'alto, quindi così. Queste pinze le voglio cambiare perché fanno questa cosa che odio, ovvero si intrecciano quando c'è un filo troppo spesso, non fanno abbastanza forza. Ora questo filo sotto lo faccio salire, gli do la stessa forma della spirale che è sopra, ok, e faccio una piccola spirale al contrario di quella precedente. Queste spirali puoi anche limarle se hai una piccola lima, perché per quanto qua non danno fastidio, comunque consiglio sempre di limare le estremità, poi è un filo anche abbastanza grande. Questo è l'anello una volta finito, in realtà anzi lo andrò a ossidare, ti lascio qui e anche sotto nell'info box il link per vedere come ossido il rame. Essendo un anello molto probabilmente andrò anche a verniciarlo, quindi passerò una vernice, solitamente uso la vintage ma comunque una vernice trasparente te la consiglio visto che questo è rame nudo, altrimenti puoi optare per il rame rivestito. Spero che questo video ti sia stato utile, che questo tutorial ti sia piaciuto. Fammi sapere con un commento se proverai a rifare questa struttura o se la modificherai, anzi taggami su Instagram se proverai a rifare lo stesso tutorial, sono contentissima di vedere le vostre creazioni. Piccola parentesi, se mi taggate sul post Instagram non me lo dice, nelle storie sì, quindi io ve lo dico, se mi avete taggato in qualche post e non vi ho risposto è semplicemente perché Instagram non me lo notifica, non so se è un problema mio o è una cosa che fa abitualmente. Comunque iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, così da non perderti i nuovi tutorial, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!